Bentornati su Segreti Turchi. Prima di cominciare, ricordate di mettere mi piace, lasciare un commento e iscrivervi al canale. Se volete sostenere ancora di più il nostro lavoro, potete cliccare sul pulsante Unisciti. La storia di oggi ci porta in un territorio dove emozioni, memorie e nuove incomprensioni si intrecciano in modo sorprendente. Parliamo di due nomi che i fan non hanno mai davvero messo da parte, Can Yaman e Demet Özdemir. Per anni, la loro unione artistica non è stata solo una collaborazione sullo schermo, è diventata, per un pubblico intero, la prova che certe scintille non sono soltanto frutto di copione. Anche quando i progetti si sono conclusi, quell'eco di complicità non si è mai spenta del tutto nell'immaginazione di chi li ha seguiti con il fiato sospeso, episodio dopo episodio, scena dopo scena. Ma nelle ultime settimane è accaduto qualcosa che ha ribaltato gli equilibri. È andato in onda un episodio potente della nuova serie di Can, un capitolo carico di pathos e conseguenze intense accanto alla sua nuova partner di scena. Bastava un frammento per incendiare i social, quello che è cominciato come un confronto tra appassionati, è diventato una tempesta di teorie. Il discorso si è trasformato in un mormorio costante, un triangolo emotivo. Can, la nuova collega e, immancabilmente, Demet sullo sfondo dei ricordi collettivi. Non c'è voluto molto perché la discussione sfuggisse di mano. Le ipotesi hanno preso forma a una velocità impressionante, al punto che il team di Can è intervenuto con una dichiarazione netta, pensata per mettere paletti chiari. La nota diceva, in sostanza, Can sta facendo il suo lavoro. Quello con Demet è rimasto nel passato. Un messaggio diretto, asciutto, una frase che voleva restituire ordine e distanza. Ma invece di calmare le acque, ha alimentato altri interrogativi. C'era davvero bisogno di specificarlo? Perché usare toni così definitivi? Chi sognava quei due insieme, anche solo come suggestione artistica, ha sentito quella nota come una porta sbattuta, e quando una porta si chiude bruscamente, il rumore resta un po' nell'aria. Pochi giorni dopo, alcuni reporter hanno intercettato Can all'uscita di una riunione di produzione. Microfoni, domande veloci, flash che luccicano negli occhi. Lui ha mantenuto la calma senza scivolare nella polemica, fermandosi un attimo, con quel modo di dire le cose che taglia e non taglia, e ha offerto soltanto una frase: faccio ciò che amo. Il resto appartiene a ieri. Non ha negato, non ha confermato, non ha aperto varchi. E come spesso accade, ciò che non dici pesa quanto, e a volte più, di ciò che dici. Quel silenzio elegante è diventato la benzina perfetta per nuove supposizioni. È qui che arriva il secondo capitolo di questa ondata. Dal set è trapelato un video dietro le quinte. Can è seduto, sta scorrendo il copione, lo sguardo concentrato e l'aria di chi entra piano piano nella scena. Accanto a lui, la collega che condivide con lui le sequenze più intense. Lei lo guarda, poi abbozza un sorriso breve, appena accennato, quasi involontario. In rete è bastato quel sorriso. In poche ore, quel gesto è diventato un rompicapo collettivo. I fan hanno congelato il frame, analizzato le posture, misurato le distanze tra braccia, interpretato le pieghe delle labbra. Per alcuni, lì c'era una verità che non si poteva nascondere. Per altri, era la normalità più totale di un set, confidenza professionale, chimica di scena e nulla più. In ogni caso, il tema era aperto e tutti ci hanno messo la propria lente di ingrandimento. Nel frattempo, senza una parola diretta, è stata Demet a spostare l'attenzione con un gesto minimo ma rumoroso. Una Instagram story in penombra, una foto giocata su luci basse, e una frase presa da una canzone, scritta come una domanda che punge: chi se ne va non torna mai. Internet è esploso. Era un riferimento a Can? All'episodio andato in onda? A qualcosa di totalmente personale, distante da ciò che il pubblico stava commentando? Nessuno poteva dirlo con certezza, ma ognuno ha sentito il bisogno di dare un'interpretazione. Le piazze virtuali hanno iniziato a riempirsi di letture, di paragoni, di memorie che si sovrapponevano alle scene che tutti ricordano.
La situazione si è riaccesa di nuovo quando, nella serie, Khan ha portato sullo schermo una scena di lettera carica di emozione. Una sequenza che ha colpito perché sembrava scritta con una penna bagnata nel passato, e la frase che ha fatto il giro del web è diventata una linea di confine: ho provato a provarci, ma non sono più l'uomo di una volta. Troppo personale, hanno detto in molti. Troppo vicina a qualcosa di non recitato. È stato necessario che gli autori intervenissero pubblicamente, per ribadire che quelle parole appartenevano alla storia, che erano finzione, che non erano destinate a nessuno al di fuori della trama. Ma quando le persone sono emotivamente coinvolte, la distinzione tra arte e vita diventa una nebbia sottile, e le spiegazioni razionali, per quanto chiare, perdono volume di fronte al suono più forte del cuore. Il giorno successivo, Dimet è tornata a scrivere sotto una foto di un tramonto color rame. Una didascalia che ha steso un velo di malinconia, alcune ferite sono invisibili, ma si sentono sempre. Ancora una volta nessun contesto, nessun riferimento esplicito, eppure migliaia di commenti. C'era chi la abbracciava con parole dolci, chi leggeva quel sentiero emotivo come un messaggio ermetico, chi le chiedeva di chiarire, chi la ringraziava per il coraggio di mostrarsi fragile. La rete, come sempre, ha fatto il resto, riempiendo di significato ogni spazio vuoto. In parallelo, una persona vicina a Dimet ha lasciato trapelare un'indicazione dal tono molto umano: Dimet, in questo momento, starebbe lavorando su se stessa, rimettendo in ordine la propria salute emotiva. Ha voglia di pace, sta scegliendo routine più sane, tagliando ciò che le porta squilibrio, facendo spazio a ciò che la riconnette a se stessa. Questa prospettiva, pubblicata senza clamore, ha cambiato il suono della conversazione. Forse quelle frasi non erano frecciatine, forse non erano codici segreti diretti a qualcuno, ma tappe di un percorso personale. E se così fosse, ci sarebbe soltanto da rispettarlo, anche quando la curiosità vorrebbe un copione diverso. Eppure, per quanto il buon senso inviti a guardare avanti, i fan restano legati a quell'universo emotivo creato tempo fa. La loro chimica aveva dato ai telespettatori la sensazione di assistere a qualcosa di più profondo di due personaggi. Molti hanno vissuto quelle scene come una storia vissuta in prima persona, e adesso, vederli accanto a nuovi partner, in nuove trame, per qualcuno equivale a rinunciare a un racconto nel quale avevano investito sentimenti, sogni e ore di vita condivise in salotto. L'immaginario è difficile da archiviare, soprattutto quando gli attimi di finzione sono stati così ben costruiti da sembrare veri ricordi. Fonti vicine a Khan, intanto, hanno lasciato cadere parole misurate. Il rispetto per ciò che lui e Dimet hanno condiviso non è in discussione, ma quel capitolo è stato chiuso con cura. Lui ora è concentrato sul set, sull'impegno che ogni episodio richiede, sulla responsabilità di tenere alto il livello della storia. Non si tratta di cancellare il passato, ma di dargli una collocazione ordinata, senza lasciarlo invadere il presente. Eppure, i sussurri non si fermano. Tra i contenuti che rimbalzano da un profilo all'altro, si è fatta strada anche una citazione attribuita a Dimet, mai confermata, mai smentita in modo formale: se il destino un giorno ci farà ritrovare, sarà perché era scritto. L'ha detta davvero? Nessuno lo sa. Ma a volte ciò che conta non è la fonte, bensì il bisogno di crederci. E molti, là fuori, hanno bisogno di storie che promettano ritorni. Non possiamo ignorare il lato più delicato di tutto questo: i confini. Quando gli artisti diventano simboli, quando un duo sullo schermo si trasforma in un luogo affettivo per il pubblico, diventa difficile disegnare linee nette tra personaggi e persone. Ogni gesto di Khan, ogni parola di Dimet, ogni silenzio diventa interpretabile, e le intenzioni si perdono in una marea di letture soggettive. C'è chi chiede trasparenza totale, come se la vita privata fosse un episodio extra da pubblicare ogni sabato. C'è chi preferisce il mistero, rispettando quel velo che protegge i momenti veri. In questo equilibrio precario si muove l'intera discussione. E allora, forse, vale la pena tornare all'inizio. Due professionisti che hanno segnato un pezzo di televisione recente, due carriere che hanno preso strade nuove, uno sguardo del pubblico che non vuole rinunciare alla magia. Khan continua a lavorare,
ad allenarsi, a studiare, a spremere ogni scena come se fosse un frammento unico. Dimet si concede il tempo per riprendersi, per respirare, per dire a se stessa che ci sono ferite che non si vedono ma che insegnano molto, e che proprio per questo a volte fanno rumore. Le loro scelte non si escludono, possono coesistere in un presente complesso dove il rispetto, la professionalità e la cura di sé tengono insieme i pezzi. Tornando al presente, è impossibile ignorare l'elemento che ha acceso la miccia, quell'episodio così intenso, quel bacio di scena carico di significato, quella lettera che ha fatto vibrare la pelle. Per molti, l'immedesimazione è stata totale. Ed è lì che prende forma il cortocircuito. Se un attore ti fa credere che ciò che vivi con lui sullo schermo è un frammento della sua storia, come fai poi a riavvolgere il nastro e convincerti che è solo finzione? Non è semplice, e forse non deve esserlo. Forse lo scambio tra pubblico e artista vive proprio in quella zona grigia dove la magia è ancora permessa, a patto di ricordare che, alla fine, ognuno torna a casa con i propri confini da proteggere. Qualcuno ha chiesto, perché quel comunicato così deciso del team? Forse per tutelare Khan da un carico che non gli appartiene più, forse per rispetto verso chi lavora con lui oggi, forse per prevenire una valanga. Le parole scelte hanno suonato come un punto fermo. E i punti fermi, quando il pubblico vorrebbe punti di sospensione, fanno rumore. Ma ci sono momenti in cui è necessario nominare le cose con il loro nome, perché l'assenza di limiti diventa un boomerang. Intanto, i fan più attenti hanno tirato fuori vecchie interviste, spezzoni di backstage di anni fa, sorrisi rubati tra una battuta e l'altra, un contatto di mano, un'occhiata complice. Hanno messo quei frammenti accanto alle immagini di oggi, cercando linee di continuità, provando a disegnare un filo che unisse passato e presente. Alcuni ci hanno visto la dimostrazione che certe alchimie non si spengono. Altri hanno notato invece una maturità diversa, il segno che tutti cambiano, e che ciò che c'era una volta ora vive soltanto nella memoria. In entrambe le letture c'è una verità che merita rispetto. L'affetto del pubblico nasce da un riconoscimento autentico. E questo non va deriso, ma accompagnato con delicatezza. È emerso anche un altro aspetto, la nuova collega di Khan, suo malgrado, è finita al centro di questa altalena emotiva. Anche qui, i toni contano. È giusto ricordare che sul set lavorano professionisti, che la chimica di scena è uno strumento dell'arte, che saperla costruire è parte del mestiere. Ridurre tutto a letture sentimentali danneggia non solo chi recita, ma anche la storia che si sta raccontando. Il sorriso in quel video rubato ha fatto il giro del web, ma un sorriso non è mai una prova, è un frammento di un istante, e gli istanti hanno bisogno di contesto per diventare racconto. E a Dimet, ancora una volta, il web chiede di parlare. Lei sceglie la via delle immagini e delle frasi che somigliano a poesie in miniatura. Non spiega, non nega, non conferma. E questo, paradossalmente, le permette di rimanere vera. Puoi proteggerti e al tempo stesso condividere, puoi dire molto con pochissimo, puoi lasciare una finestra aperta e, allo stesso tempo, tenere chiusa la porta della tua stanza. Arriviamo, quindi, alla domanda che vogliamo affidarvi. Pensate che le onde del passato siano ancora visibili oggi tra Khan Yaman e Dimet Özdemir, oppure è il momento, per tutti, di accettare che la storia che amiamo appartiene a un capitolo concluso? Scriveteci cosa ne pensate qui sotto. Vogliamo leggere le vostre emozioni, i vostri ricordi, i vostri dubbi. Il confronto, quando è rispettoso, è la vera forza di una community che non smette mai di amare e discutere. Prima di salutarvi, vi chiediamo di sostenere Segreti Turchi con un like, un'iscrizione e, se vi va, con il pulsante unisciti. È grazie a voi se possiamo raccontarvi storie come questa, dove l'emozione dell'immaginazione incontra la realtà di chi lavora ogni giorno per costruire mondi credibili. Questa vicenda ci ricorda quanto possano essere potenti i sentimenti che nascono davanti a uno schermo, talmente potenti che, a distanza di anni, continuano a vibrare nelle stanze di chi li ha vissuti da spettatore, ma li ha sentiti propri. Qualunque sia il futuro, una cosa è evidente, Khan e Dimet, con la loro storia artistica, hanno lasciato un segno.
E i segni non si cancellano, si interpretano. Qualcuno li legge come promesse, qualcuno come lezioni, qualcuno come nostalgie. Forse sono un po' tutte queste cose insieme. E se un giorno, davvero, il destino dovesse riscrivere le pagine e farli incontrare di nuovo, sarà un nuovo racconto, non la copia del vecchio. E se invece le loro strade resteranno parallele, avremo comunque avuto un frammento di bellezza a cui tornare con il pensiero, quando ne avremo bisogno. Grazie per essere stati con noi. Restate connessi, perché presto torneremo con altre storie, altre domande, altre emozioni da condividere. E ricordate, certe trame finiscono, ma le sensazioni che lasciano, quando sono vere, restano a lungo nelle nostre voci, nelle nostre mani, nei nostri sguardi. A presto, qui, su Segreti Turchi.